Finalmente ecco un nuovo video di Milano Misteriosa. Questa volta parleremo di piccoli misteri, stranezze e argomenti poco noti che però meritano la stessa attenzione che meritano gli argomenti che abbiamo finora trattato. Vi ho parlato di fantasmi, di streghe, delle antiche origini di Milano, persino dei misteri di Expo. Ma nella nostra città ci sono alcuni piccoli misteri che alcuni conoscono ma altri ignorano totalmente. Partiamo subito con il primo argomento del video, la ferrovia sparita di Corso Sempione. Chi ha percorso Parco Sempione a piedi o in bicicletta sicuramente avrà notato qualcosa di strano. Tenendo l'Arco della Pace alle vostre spalle, nella aiuola del controviale, dopo l'incrocio con via Pietro Moscati in Corso Sempione, potreste imbattervi in un blocco di cemento con un grosso pezzo di metallo su uno dei suoi lati. Questo oggetto non è altro che un respingitore ferroviario, di quelli che servivano e servono tuttora nelle stazioni ferroviarie per fermare le carrozze di un treno a fine binario. La cosa strana è che in quel lato del viale non passano tram e tantomeno treni, e infatti nemmeno ci sono i binari. Ma come mai allora troviamo un pezzo di ferrovia dove una ferrovia non c'è? Beh, dobbiamo fare un passo indietro nel tempo per trovare la soluzione. Infatti una ferrovia, o meglio una sorta di trenino, c'era. C'era persino una piccola stazione con tanto di binari morti per la sosta dei treni. Siamo attorno al 1904, quando il trenino che portava Gallarate si sposta dalla piazza davanti all'Arco della Pace. Pensate che a quel sospensore probabilmente si è appoggiato anche il famoso Gamba de Legna, il treno a vapore che in tempo di guerra bruciava qualsiasi pezzo di legno pur di poter funzionare. Da qui il nome Gamba de Legna. Se passate per Parco Sempione, non mancate di andare a vedere questa piccola testimonianza della storia della nostra città. Immaginate quante persone sono partite per questa stazione, quanti sfollati sono fuggiti in tempo di guerra e quante storie ormai dimenticate sono state vissute su questi binari. Chissà, forse si aggira ancora da queste parti il fantasma dei passeggeri o dei conducenti di questi treni. Ma passiamo ora al prossimo argomento spostandoci verso il centro di Milano. Ora siamo in via Torino ed esattamente stiamo per visitare una delle chiese più strane di Milano. Stiamo parlando di Santa Maria presso San Satiro, a pochissimi passi dal Duomo. Non è facile trovare l'entrata di questa chiesa se non la si conosce, ma quando si visita, se si è persone attente, si noterà una vera e propria stranezza. Il coro, dietro l'altare, è abbastanza profondo, come ogni chiesa che si rispetti. Ma se ci spostiamo di lato scopriamo qualcosa di veramente incredibile. La profondità del coro è un'illusione ottica. Il coro, in realtà, è profondo poche decine di centimetri, ma grazie ad un abilissimo gioco di prospettive, guardandolo dal centro della chiesa, sembra profondissimo. Ma perché è stata fatta una cosa del genere e da chi? La ragione è molto semplice in realtà, non c'era spazio a sufficienza, in quanto il terreno su cui la chiesa venne costruita non poteva comprendere la contrada del Falcone, oggi via Falcone. A realizzare questo finto coro con questo stupendo gioco di prospettive fu niente di meno che il Bramante. Siamo perciò davanti a un'opera artistica di grandissimo valore, anche se non tutti i milanesi ne sono a conoscenza. Tutta la chiesa sembra costruita in modo da dare rilievo a questa prospettiva e persino l'altare sembra distante dal muro, mentre non c'è nemmeno lo spazio per una persona. Un tempo i sacerdoti dicevano messa di spalle rispetto ai fedeli, perciò non c'era bisogno di lasciare spazio tra esso e il finto coro. Ora parliamo di qualcosa di completamente diverso, anche se ci troviamo comunque nei pressi del Duomo. Siamo più verso la zona delle famose 5 vie. Esattamente siamo davanti alla Basilica di San Sepolcro, che si trova appunto in piazza San Sepolcro. Se non abbiamo pendenze con la legge, avviciniamoci senza timore al commissariato di polizia, al numero civico 9. Qui vediamo una grata metallica posizionata sotto una finestra. Sotto le altre finestre non c'è nulla di tutto ciò. Ma cos'ha di tanto importante questo artefatto metallico? La grata è posizionata in un palazzo del 400, Palazzo Castani, e la sua particolarità è che essa sembra essere un artefatto impossibile da realizzare. Le sbarre che la compongono sembrano infatti essere fatte di un unico blocco piuttosto che incastrate ad anelli,
come si usava a fare un tempo. Alcuni ritengono che nessun artigiano e nessun fabbro sarebbe mai stato in grado di forgiare una grata del genere. Altri ritengono che sia molto difficile, ma non impossibile. Ma la vera domanda è: a cosa serviva questa grata? Cosa doveva proteggere? Tenendo conto che dall'altra parte se ne trova una esattamente uguale, il che rende impossibile anche solo infilare una mano tra i due spazi. Continuiamo il nostro viaggio tra le stranezze a volte misteriose della nostra città. Ora siamo in una zona molto meno centrale rispetto a dove eravamo prima. Stiamo in piazza Tre Torri, dove una volta c'era la fiera di Milano. Oggi si erano altissimi grattacieli e lussuosissime abitazioni. Nel parco adiacente a queste abitazioni si nasconde qualcosa che, se non si è milanesi, forse nemmeno si noterebbe. Conosciamo tutti le fontanelle di Milano, dette vedovelle o anche draghi verdi. Ne ho parlato anche in uno dei miei video, appunto quello sui draghi di Milano. Bene, queste fontanelle hanno come bocca da cui esce l'acqua una scultura molto particolare, a forma di drago. Ma se osserviamo quelle del parco all'ombra dei grattacieli, notiamo che è diversa. Rappresenta sempre lo stesso drago delle altre fontanelle di Milano, ma ha delle zanne attorcigliate che lo fanno assomigliare quasi ad un cinghiale o a un ariete. Quale mistero ci sarà mai dietro questa particolare fontanella? Beh, diciamo che non è un vero e proprio mistero. Essa fa parte infatti di un progetto di arte contemporanea tutto milanese, chiamato Artline Milano. È opera dell'artista Serena Vestucci e fa parte di un progetto più ampio che porterà un numero maggiore di draghi verdi nel parco di City Life, tutti con un rubinetto d'ottone diverso dall'originale e ovviamente ognuno diverso dall'altro. Altra opera di questa mostra a cielo aperto è Cieli di Belloveso, opera ispirata alla fondazione di Milano. Quando Belloveso, consigliato dai druidi della sua tribù, fondò Milano, sotto quei cieli stellati che oggi noi non possiamo più vedere a causa dell'inquinamento luminoso. Tale opera è di Matteo Rubbi. Quasi per magia, una modernissima opera ci ricollega agli antichi misteri della nostra città, come la sua fondazione. I tanti riferimenti astronomici e allineamenti con stelle e astri, riferimenti venuti alla luce con nuove tecniche di astronomia archeologica. Così abbiamo i draghi di Milano e la fondazione di Milano nella stessa piazza. Coincidenze che rendono ancora più misteriosa la nostra Milano misteriosa. Questo video di Milano misteriosa finisce qui, ma c'è ancora moltissimo da raccontare. Alcuni argomenti sono più difficili da trattare rispetto ad altri, ed è per questo che ho deciso di alternare argomenti più semplici con argomenti più complessi, dato che quelli più complessi meritano una profonda analisi prima di essere realizzati. Se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi al mio canale, che, come avrete modo di constatare, non tratta solo dei misteri di Milano, anche se è l'argomento predominante. Guardate i miei corti e le mie animazioni, e i video in dialetto milanese, altra mia grande passione. Se poi vi siete persi Expo 2015 o lo volete semplicemente rivedere, tra i miei video ci sono moltissime riprese di eventi, padiglioni e persino di zone che non erano visitabili al pubblico. Se avete amato Expo sicuramente non ne rimarrete delusi. I primi video su Expo sono stati pubblicati il 1° maggio, il giorno dell'inaugurazione. Se condividete inoltre questo video sui vostri social, come Facebook o Twitter o altro, farete conoscere Milano misteriosa ai vostri contatti. Questa è l'unica forma di pubblicità in rete che funziona, il passaparola, ed è importantissima. Il passaparola infatti è il vero motore che rende un video virale. Beh, grazie per l'attenzione e non perdetevi gli altri video di Milano misteriosa, sia quelli già realizzati che quelli che realizzerò, e sicuramente tratteranno di argomenti molto interessanti. Al prossimo video allora.